Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la prima parte di aprile 2023. Abbiamo la carta della Luna, amici dell'Ariete. Periodo di nostalgia probabilmente per qualcuno. Quando c'è la luna si parla sempre di cose che ritornano un po' a galla dal passato. Possono essere appunto ricordi, sentimenti, possono essere persone, ma possono anche essere paure, ipotesi o proiezioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso base gratuito di tarocchi e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con la carta della forza, un 10 di coppe, il diavolo, un 8 di coppe al contrario, un 3 di bastoni, la carta della stella e un 8 di pentacoli. Dunque, devo dire che questo diavolo, insomma, un po' pesa. Ho come la sensazione che qualcuno, vedendo queste prime tre carte, che la sensazione di famiglia felice, di appagamento, di compimento ci sia in questa prima fase di aprile e magari c'è stato anche tanto sforzo da parte vostra per far andare le cose in questa famiglia, gruppo lavorativo, gruppo di amicizie, ognuno di voi interpreti il 10 di coppe come meglio calza nella propria vita. Però abbiamo appunto questo diavolo, ragazzi, che mi indica che o c'è qualche cosa di tossico, o c'è qualche questione legata al potere che contamina un po' l'aria, diciamo così. L'otto dico, questa è saltata proprio fuori. Scusate, stavo parlando del diavolo, la parcheggio lì, dopo andiamo a vedere. Abbiamo poi anche quest'otto di coppe. L'otto di coppe di solito parla di qualche, quando al contrario parla di un qualche cosa che non si vuole vedere, un lavoro interno che non si vuol fare, ma ho come la sensazione che verrete portati a farlo con la luna, o sì, avete anche poi la stella qui e la carta del lavoro qui alla fine, l'otto di pentacoli. Difatti poi c'è anche questo tre di bastoni, il tre di bastoni indica un andare avanti, un guardare oltre, un fare progetti, proprio spostarsi da dove si è. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico, perché qui ho come la sensazione che ci sia qualche... Perché quando si... adesso andiamo a vederlo, però quando si gira al contrario il 6 di pentacoli, normalmente parla di qualcuno che o si sta sottovalutando o sta sottovalutando qualcosa, magari qualche tipo di condizionamento, qualche tipo di vizio, di dipendenza o di illecito. Non lo so perché, ma ho come la sensazione che riguardi i soldi. C'è un 6 di denari. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere la forza. Allora abbiamo una regina di bastoni e la carta del matto. Energia allo stato puro. Mi viene da dire che c'è tanta componente femminile, tanta energia femminile, tanta energia di amore, tanta energia di generosità, di altruismo, di spinta in avanti, di purezza, ma in effetti abbiamo anche la luna qui che parla di divino femminile e abbiamo anche la regina di bastoni, quindi può essere una persona questa regina di bastoni o semplicemente la vostra energia propensa in avanti per creare questa unità familiare, questa unione di gruppo, questo appagamento emotivo.
Andiamo a vedere il 10 di coppe. Là là. Appeso nuovamente la stella, vediamo perché queste sono proprio tante. No, sono troppe. Tengo solo quelle che si erano girate. Ho come la sensazione che siate appesi a un sogno. E anche la luna parla di sogni, eh? E probabilmente è quello che condiziona, ragazzi. Perché quando c'è l'appeso, l'energia è sempre quella di una persona che si sente bloccata. E come vi dicevo già all'inizio, ho come l'idea che qualcuno stia cercando un po' di forzare le cose in modo da creare questo ambiente felice. Però avendo l'appeso, ho come la sensazione che ci si sente un po' bloccati dentro. Come per dire: "Sì, è vero, ho questo ambiente, ho magari la mia famiglia che mi vuole bene, sto lì, sto bene, sono in una zona di comfort, ma mi manca qualcosa, mi manca essere valutato giustamente". Datemi 2 carte per il diavolo. Mi manca è come l'amor proprio. Difatti, guardate la carta del 9 di Pentacoli, che è proprio la carta che parla di amor proprio. E quando c'è la regina di coppe al contrario, ragazzi, perché qualcuno qui è molto confuso a livello emotivo. Sento una forte energia, una forte polarità positiva che probabilmente ha bisogno di essere ricalibrata un pochettino, quindi avete bisogno di sviluppare la forza di volontà, perché c'è tanta apertura verso il mondo esterno e poco amor proprio verso di voi. E questo me lo dice anche la regina di coppe al contrario. Wow, wow, wow. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Allora, scusate, mi arrivavano ancora messaggi del diavolo. Può essere anche qualcuno che sottovaluti il ruolo che avete voi, sottovaluti la donna in generale, perché ripeto, c'è qualche cosa qui con il potere femminile, il potere della creazione femminile, l'abbondanza. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Mago al contrario e 3 di bastoni. 3 di bastoni c'è anche qui, ragazzi. Sì, il mago al contrario quando c'è il diavolo non è mai troppo carino. Allora, considerato che avete la regina di coppe e l'otto di coppe al contrario, quello che vi posso dire è di cercare di mettere un ordine nei vostri pensieri, perché qui c'è proprio chiaro questo disequilibrio, questo alto e basso emotivo, e il fatto che l'otto di coppe si è girato al contrario è un po' come se non foste in connessione con le vostre emozioni, con i vostri sentimenti, come se ci fosse qualche cosa che nascondete, e anche questo diavolo e questo mago al contrario influiscono molto sul creare confusione emotiva. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, perché probabilmente c'è bisogno di prendere distanza. 2 di spade, di nuovo qualcosa che non si vede, la carta degli amanti, l'amor proprio e l'8 di pentacoli. Sì, di nuovo, avete bisogno di lavorare sul vostro amor proprio. Diciamo che, ragazzi, allora, se fosse per esempio una questione di lavoro, ehm, verso la fine della lettura, qui vediamo che ci si applica, che con la carta degli amanti c'è la possibilità di arrivare ad un equilibrio, nella relazione o nella situazione. Bisogna fare un passo, bisogna spostarsi da dove si è, da questo appeso. Andiamo a vedere la stella, perché anche la stella è una carta molto bella, è una carta di canalizzazione, una carta di speranza soprattutto. È una carta notturna, come anche la luna. Ecco, una cosa che vi posso dire, fate attenzione, avete 2 volte la stella, fate attenzione ai sogni che farete in questo periodo, magari appuntateli su un quaderno, perché qualcuno potrebbe anche essere premonitore, perché quando c'è sia la luna che la stella, 2 volte tra l'altro, si parla anche di canalizzazioni, ok? Andiamo a vedere la stella. 9 di coppe,
Mm. Di nuovo, ragazzi, è proprio la sensazione che sia un sogno che vi confonde. È come uno di quei sogni che si fanno con intenzione, cioè io voglio raggiungere quella roba lì ed è un po' come essere attaccati a quel tipo di sogno e non rendersi conto che in realtà si merita di più. C'è confusione mentale, più che mentale è emotiva. Di conseguenza è un po' come se qui vi consigliassero di allontanarvi da questo tipo di situazione per riuscire a lavorare sul vostro equilibrio e sul vostro amor proprio, che è quello che adesso non vedete. Cioè adesso è che è quello che non vedete, però è proprio il consiglio per la seconda settimana di aprile, diciamo così. E qui abbiamo di nuovo appunto la stella, il 9 di coppe e il 5 di spade al contrario, che ragazzi con il mago e il diavolo qui parla di nuovo di qualcuno che sta un po' cercando di girarvi la frittata. Magari siete voi, perché avete la luna, comunque la luna è illuminata a metà. Quindi vuol dire che voi vedete solo una metà delle cose, l'altra metà può essere una vostra proiezione, ma voi non avete la certezza. Quindi fate attenzione a non rimanere incastrati in quello che supponete. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli. Sette di coppe, tre di coppe e asso di bastoni. Qui di nuovo è come se vi dicessero di rivolgervi agli amici, di fare qualche tipo di azione pratica con costanza, di aprirvi delle possibilità. Se per esempio per voi è una questione lavorativa, è un po' come se vi dicessero di fare delle inaugurazioni, delle feste per proporre magari questo distacco che qui state maturando. Ehm, sì, comunque è una carta che parla di festeggiamenti, il tre di coppe, quindi è come se alla fine raggiungesse un qualche tipo di traguardo. Se siete senza lavoro e se magari questo tipo di situazione è una situazione di dipendenza economica della famiglia, proprio perché siete senza lavoro, ragazzi, verso metà aprile il lavoro arriva, però voi non perdete le speranze, spostatevi, quello che vi dicono è spostatevi da dove siete. E se qualcuno vi dice perché mandare il curriculum per l'azienda X, tanto non hai le doti, non hai le qualifiche, non date retta a sta gente, cioè nel senso, non date niente per scontato, le vie del Signore sono infinite, i miracoli succedono e quindi non ci limitiamo noi stessi nelle possibilità. Guardate, io ho imparato una cosa, il no ce l'abbiamo. Quindi tanto vale provare, mal che vada rispondono no e non provare è come avere un no, giusto? Quindi tanto vale provare e prima o poi un sì arriverà. Bene, questo l'ho imparato da, da una ragazza che ho conosciuto tempo fa e, e alla quale sono rimasta molto legata. Va bene, andiamo avanti. Ancora un oracolo. Intanto colgo l'occasione per dirvi che ho aperto la possibilità di abbonarsi al canale e attraverso l'abbonamento pubblicherò una serie di video esclusivi che riguarderanno il percorso di crescita personale e spirituale. Quello che voglio fare io con questa serie di video è dare una sorta di mappa, una sorta di guida su come funziona concettualmente il percorso di crescita. Ci saranno poi anche tecniche, esercizi, altri video integrativi, sempre tutti collegati comunque al percorso di crescita. Se siete interessati, sempre sotto nella descrizione trovate il link al video che spiega un po' meglio di che cosa si tratta e spero insomma che possiate apprezzare il mio sforzo, ecco. Wow, carta numero 44, numero ripetuto e parla della forza dell'amore e della creazione. Vi ho detto, io qua sento tanto impulso di creazione, tanto divino femminile, ok? Bisogna solo ricalibrarlo, perché quando il divino femminile è in eccesso, quando c'è troppo divino femminile e troppo poco maschile, c'è questo alto e basso emotivo di cui parla proprio la regina di coppe al contrario, e una scarsa valutazione di sé.
uno scarso amor proprio, si tende sempre a dare troppo agli altri e troppo poco a sé. Bene, cari amici dell'Ariete, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se la lettura vi è stata di ispirazione, potete comunque mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. E di fatto voglio anche ringraziare tutte le persone che integrano i miei video nei loro canali YouTube. Quindi grazie del vostro supporto. Io vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!